Ciao a tutti e benvenuti e bentornati al mio canale, mi chiamo Alessia Aggiorna e oggi progetteremo il tema del 2024, quindi prenderemo insieme tutto l'inizio dell'anno 2024. Adesso vedrò se fare due video, quindi gennaio e 2024, oppure se in questo video unire sia 2024 che gennaio. Vedremo, se viene troppo lungo lo dividerò. E appunto la scelta di quest'anno è stata di non optare più per un'agenda precompilata, perché come sapete l'anno scorso avevo questa agenda qui che è appunto il Bullet Wannabe, che è di Creamy Shop. In teoria li ha ancora nel sito, leggermente diversi da questi, ma appunto hanno tutti quanti le pagine precompilate, quindi hanno delle pagine, adesso vi mostro per esempio quelli di dicembre. Hanno delle pagine vuote all'inizio del mese, poi hanno il mese, alcuni tracker qui e poi le varie settimane. E a me questo, diciamo, questo schema mi ha un po' rotto, nel senso che mi lascia troppo poco creatività, troppo poca voglia di creare, quindi è stato utile per questo anno in cui è stato un po' un passaggio tra università e lavoro, quindi non avevo troppo tempo, però ho deciso di tornare alla base, tornare agli anni precedenti in cui avevo le agende puntinate. Quindi quest'anno la scelta è tra una di questi due, che devo ancora capire quale dei due colori. Sono due agende di Creamy Shop che mi ha gentilmente omaggiato ancora a inizio di quest'anno, cioè sì, appunto 2023, inizio 2023. E sono bellissime perché hanno questo bordo con i disegni, tutte e due. Sono puntinate, quindi agende standard normalissime, ma hanno delle pagine abbastanza spesse, quindi mi sento da poter utilizzare queste nel 2024 perché so che magari appunto anche con pennarelli eccetera mi fido, non trapassano, perché è la stessa carta che avevo appunto quest'anno nel 2023. Quindi la scelta è tra uno di questi due colori e sono più verso il verde, non perché verde speranza, non solo per questo almeno, ma anche perché è lovati questo, quindi dai, sembra un inizio buono per l'anno 2024, che dite? Secondo me ci sta, anche perché il rosa mi ha un po' stancato, anche perché appunto 2023 era arancione, rosa, comunque così, volevo un po' staccare per poi tornare alla Potato Life, no? Quindi vorrei iniziare il 2024 con Lovati questo, così per iniziare e poi magari passare alla Potato Life. Probabilmente dallo spessore che aveva anche questa qui precompilata non mi basterà, quindi sicuramente dovrò utilizzarli tutti e due, però deciderò di iniziare con questo a gennaio, anche perché solo l'inizio dell'anno mi porterà via diverse pagine, sia per il future log, quindi appunto quel calendario di tutti i mesi messi insieme che mi serve appunto come visione generale ogni tanto durante l'anno. Poi ho intenzione di mettere la solita pagina 2024, così una copertina, e poi non so se mettere una pagina swatch di penne e avvenimenti importanti, perché appunto molto spesso mi tornano utili, soprattutto magari scadenze annuali che nei mesi magari mi dimentico, come potrebbe essere l'assicurazione della macchina, compleanni, eccetera. Quindi quelle cose lì probabilmente mi tornerà utile avere magari un calendario all'inizio, quindi sicuramente quindi future log, ehm, copertina 2024, questo avvenimenti importanti eccetera, swatch delle penne, e adesso vedremo se magari mi viene in mente qualche altra pagina che potrebbe tornarmi utile. All'inizio dell'anno scorso, così proprio a scopo indicativo, avevo un scrapbooking iniziale che avevo fatto così per decorare una pagina, poi c'era una pagina swatch penne, ma come vedete non l'ho utilizzata più di tanto perché era piccola, avrei bisogno di una pagina un po' più importante per swatchare penne, e poi avevo questo che avevo segnato in giallo, diciamo le ferie, e in azzurro i compleanni, che mi è abbastanza tornato utile. E poi appunto quello che chiamo io future log, ma in realtà è semplicemente un calendario 2024, la copertina. E poi in teoria, ok, sì, è vero, anche quest'anno ho intenzione di continuare con le affermazioni positive, mi ero dimenticata di avere questa pagina, e quindi appunto saranno circa 4 pagine. E niente, quindi non so ancora che tema avrà questo inizio dell'anno, penso che comunque sarà molto minimal, volevo focalizzarmi diciamo su
come si può dire, la funzionalità più che l'estetica, però appunto renderlo anche semplice da voi, cioè per voi da ricreare. Quindi, bando alle ciance, vi lascio il video che magari vi spiego anche quello che ho iniziato a pensare, perché in questo momento non ho pensato a niente. Ecco, buona visione! Eccoci qua, quindi apriamo la nostra nuovissima agenda. Come prima cosa ho aggiunto le varie scrittine nella prima pagina. Poi guardandola bene ho detto, ma sai che potrebbe essere già personalizzata anche questa? Che quindi ho iniziato un po' a schizzare male disegnini. Ho deciso che comunque il tema per l'inizio di quest'anno saranno appunto questi, diciamo, parallelepipedi con il raggio finale e sì, dai, cioè poteva essere un'idea. Volevo fare appunto con lo sfondo nero con questi, diciamo, disegni a contrasto. In realtà se volete ricrearlo non sarebbe minimamente il righello, anzi più sono storti e più sono carini a mio parere, quindi tralasciate il righello e date sfogo alla vostra creatività. Comunque, dopo aver colorato con molta pazienza tutta questa pagina di nero, essere stata attenta a tutti i vari angoletti eccetera, ho deciso che la prossima la facevo in un modo molto più veloce. Quindi innanzitutto ho pensato di stampare il calendario 2024, ve lo lascerò qui sotto linkato come risorsa gratuita se volete scaricarvelo per stamparlo e utilizzarlo come calendario 2024. L'ho creato io, è una cosa che ho fatto così a tempo perso per andare meglio poi a plannare invece di scrivere tutte i vari mesi e i vari numeretti. Poi avevo iniziato questa pagina come doveva essere il calendario, ma in realtà poi ho pensato forse prima meglio mettere la copertina 2024, quindi ho iniziato con il lettering 2024 che ho usato questo font un po' graziato, diciamo, un po' ciccione. Ho iniziato usando un pennarello bianco che però si è scaricato nel mentre e volevo molto piangere, quindi poi ho utilizzato la cancellina. Quindi se voi dovete farlo da zero, fatevi il disegno con una pella gel bianca e poi riempite le cose con la cancellina perché va da Dio, anzi viene ancora più bianco del pennarello bianco che vi fa appunto non essere troppo felici della vostra opera d'arte, in quanto ho dovuto fare diverse passate perché fosse riempitivo quel pennarello, quando con la cancellina con una passata era tutto a posto. Ho capito che non è meravigliosa da respirare, ma vabbè, mi sono sacrificata per questa scritta 2024. E niente, quindi dopo un po' ci avrò messo circa mezz'ora, un'ora a fare questa scritta 2024, però ne sono fiera, è venuta abbastanza bene e soprattutto dritta, perché così su pagina nera senza nessun riferimento sono stata anche abbastanza brava. Poi ho aggiunto questi soliti disegnini, ho fatto prendere dentro, diciamo, il disegno a ogni diciamo numerello, più dopo ho aggiunto vari disegnini un po' in giro che poi facevano un po' da decoro. Subito lì per lì ho detto carino, poi ho detto beh ma no, facciamogli anche un doppio bordo e effettivamente è venuto ancora meglio, carino, veramente così per averlo inventato su due piedi, perché fino a 2 secondi prima appunto come vi ho detto non sapevo minimamente che tema fare, è stato quasi un'illuminazione, un colpo di genio questa cosa. Poi ho tagliato minuziosamente tutti i vari calendari del 2024, per fortuna ho la taglierina. Averli scritti sarebbe stato ancora peggio, l'anno scorso l'ho fatto e mai più, quindi quest'anno ho detto meglio stamparlo, quindi fidatevi, stampatelo anche voi, ma che vada rifatelo con un altro font se questo font non vi piace, ma stampatelo perché sennò è da pazzi. E dopo averli tagliati tutti più o meno della stessa dimensione, li ho incollati alla pagina. Non sapevo ancora come decorare questa pagina perché dopo averli stampati mi ero resa conto che effettivamente erano un po' grandicelli per la dimensione di una 5, però vabbè, insomma, ci ho pensato troppo tardi, ormai ne avevo già incollati la metà, quindi ho detto procediamo, trust the process, no? Quindi fidiamoci del processo e proviamo a capire appunto cosa verrà fuori. Anche qui poi ho provato quella teoria del includere le varie cose con queste forme e devo dire che forse all'inizio non mi fidavo troppo di questo mio intuito, perché ho detto che schifezza che sta venendo fuori così colà. Poi alla fine sì, ho iniziato a riempire tutti i vari buchi neri con un pennarello un po' più grosso, nero, indelebile, quindi nero potente, quindi un nero che copre, non un nero brutto. E devo ammettere che comunque non è venuto neanche poi così male. Lo stacco tra il bianco della pagina per fortuna non è neanche poi così tanto con il bianco della carta da fotocopie,
per fortuna, perché l'anno scorso la carta era leggermente giallina, quindi quando che attaccavo carta bianca si vedeva, invece in questo caso, essendo quasi completamente bianca anche questa tipologia di carta, non si vede molto lo stacco con la carta da stampante, quindi diciamo paginetta approvata. Qui chiaramente aveva trapassato con il pennarello indelebile, ma non mi interessa perché tanto comunque avevo intenzione di farla nera. E appunto queste 2 pagine le volevo dedicare alle affermazioni positive che ho deciso di copiare da quel dell'anno scorso, perché l'anno scorso mi sono impegnata parecchio a trovare delle frasi che mi rappresentassero, quindi anche quest'anno voglio utilizzare le stesse perché comunque mi ci rivedo ancora su quelle frasi che ho fatto l'anno scorso. Ho fatto un lettering con scritto affermazioni positive e che è venuto anche abbastanza bene, devo dire. sono fiera di questo lettering improvvisato. E poi anche qui ho creato tutte le varie formine, dentro ognuna era l'obiettivo di metterci una frase. Chiaramente in quelle lunghe ero un po' in difficoltà, ma poi alla fine ci ho trovato una quadra anche su quelle un po' più lunghe e strette, scrivendo praticamente i testi in verticale. E ho messo al centro "io sono felice", che è la parola chiave, diciamo, per me, è quella da cui inizio sempre quando devo leggere le affermazioni positive, e poi intorno tutte le altre, quindi sono bella così, sono intelligente, sono più forte di quanto creda, insomma tutte queste frasette qua. Mi raccomando, se anche voi dovete fare la vostra pagina di affermazioni positive, devono essere frasi che vi rispecchino, che vi aiutino e soprattutto devono essere positive, quindi non devono includere delle negazioni. Quindi io per esempio, io sono bella così, non io so di non essere così male. Mettetela sempre nel migliore dei modi quella frase e fatela risultare una cosa in cui credere. Quindi sì, ecco, questo era solo un consiglio per appunto le affermazioni positive. Passando poi a gennaio alla fine ho deciso di includerlo in questo video e come vedete sto utilizzando una carta che è praticamente carta, diciamo, marmo, che ho recuperato da un calendario del 2020, non lo so. È un calendario praticamente che era, diciamo, compilato, che stava in piedi da solo, di Stradivarius se non sbaglio, e era tutto a tema marmo, quindi il retro delle pagine era marmo, quindi ho recuperato la carta per fare questa cosa. Vi metterò qui sotto, insieme al calendario 2024, uno scanner appunto di una di queste pagine, così avete anche voi, diciamo, la vostra pagina marmo se volete ricrearla o se magari vi torna utile comunque per scrapbooking in generale. Quindi gennaio marmo, ma anche minimal, perché appunto ho deciso di usare principalmente washi tape, nessun disegno, proprio niente, minima spesa massima resa, come si dice, no? Quindi ho utilizzato tutte queste paginette di marmo che mi erano avanzate, le ho cercate di usare il più possibile perché a me piacevano un sacco e ho sempre voluto fare un tema marmo, ma non avevo la carta giusta. Adesso che mi è venuto in mente di riutilizzare questo calendario, così intanto mi liberava un po' la stanza, ho detto perché no, meraviglioso. Qui vedete la mia scatolina di sticker da cui ho estratto gli sticker un po' più a tema grigio e frasette eccetera. E poi la pagina di sinistra volevo dedicarla, diciamo, a un lettering come sempre. Qui avevo provato a posizionare i vari elementi ma non riuscivo a trovargli una quadra, quindi ho detto va bene, mettiamo quelli di cui sono più convinta e poi vediamo. Quindi ho iniziato da quella immaginina con scritto imagination, ho aggiunto dei washi tape e poi ho detto bene, allora l'altra frasetta la posso mettere qui in fondo e in mezzo devo scriverci qualcosa per forza, quindi ci ho messo sotto anche un washi tape alla frasetta perché risaltasse, e l'altro washi tape lì bianco alla fine ho deciso di metterlo in alto. E poi ho detto bene, questo lettering lo devo fare per forza con le letterine, dato che a destra le ho usate, quindi la frase che ho scelto è let's start, quindi iniziamo questo anno nuovo, speriamo in bene speriamo sia un anno bello e niente, e quindi poi ho iniziato poi a decorare ancora, quindi con altri washi tape. Fortunatamente avevo questo set che avevo comprato ancora anni fa, penso 2, su Shein credo, o su AliExpress, non ricordo. Comunque era molto ricco di washi tape bianchi e neri e mi ha aiutato tantissimo.
Passando poi alle pagine successive, appunto ho anche qui utilizzato sempre la carta marmorea, quindi nella pagina di sinistra volevo fare il month calendar, quindi ho fatto un calendario abbastanza piccino perché mi sono resa conto che alla fine un calendario grande che prende 2 pagine non mi è più servito durante l'ultimo anno, quindi è inutile che lo faccia, anche perché se segno cose, segno compleanni, segno scadenze mensili, ma niente di così importante che necessiti tanto spazio. Poi ho decorato anche questa pagina qui con sempre washi tape eccetera e poi ho aggiunto diciamo la scritta gennaio. In realtà mi sono resa conto dopo di aver scritto i giorni della settimana in italiano non so perché, forse perché appunto durante l'ultimo anno comunque l'agenda era in italiano precompilata, quindi comunque mi ispirava sempre a scrivere le robe in italiano e quindi ho scritto January ma con i giorni della settimana in italiano, lol. Poi nella pagina di destra, adesso sempre durante l'ultimo anno grazie all'agenda precompilata mi sono abituata ad avere le spese, quindi ho fatto diciamo anche qui un ritaglio di carta marmorea con un ritaglietto per decorare l'angolino e anche qui appunto volevo metterci le spese e gli incomes. Ho aggiunto sempre i soliti washi tape. Comunque se li trovo ve li linko magari qui sotto se mi viene in mente, spero di ricordarmi. Quindi le spese come sempre a 3 colonne, quindi l'elemento, la spesa e la data solitamente. Qui ho ingrossato diciamo con degli pennarelli azzurri, grigi, che sono quelli della Stabilo, i point, credo siano i 68. E poi ho scritto incomes in un altro pezzettino a quadretti e poi ho aggiunto soliti altri washi tape in giro per decorare un po' la paginetta. Quindi ecco, queste 2 paginette sono complete, devo dire carine, non mi fanno impazzire, mi piaceva di più la cover page. Passiamo al prossimo. Adesso qui volevo mettere diciamo gli habits, quindi volevo fare una scritta centrale habits e poi disporre un po' a caso in giro i vari habits, però poi ho deciso di strappare la pagina e mettere un po' tutto un po' più randomico che richiamava un po' più la cover page. E devo dire che il risultato finale poi ha reso un po' più rispetto alle pagine precedenti, avrei dovuto continuare un po' più con questo stile randomico, vabbè, è venuto un po' così il nuovo calendar, ce lo teniamo. E qui ho aggiunto sempre washi tape prima di passare agli habits. Come sapete, da quando ho scoperto di avere questo washi tape a quadretti lo sfrutto per gli habits perché è comodissimo e mi faccio 3 righe da 10 quadretti e le incollo, finito, ho fatto l'habits tracker. E come al solito ho i soliti 4 tracker che sono 2 litri di acqua al giorno, healthy food, post e workout intendo sia Pilates, che ho iniziato a farlo da poco, sia andare a correre, camminare eccetera, quindi in generale. Poi nella pagina di destra ho deciso di iniziare con un weekly spread, è da tantissimo, non facevo un anno raga che non facevo un weekly spread, quindi mi è tornata questa voglia di dire che bello. E quindi niente, ho fatto appunto questi quadrotti con il testo sopra, ho poi decorato sempre con i washi tape, è venuto abbastanza carino come weekly spread. Voglio vedere se effettivamente mi serve oppure magari mi faccio solo le settimane che vedo che mi serve come diciamo appuntamenti eccetera. E con questo siamo arrivati alla fine del video, spero che il planner del 2024 vi sia piaciuto insieme anche a quello di gennaio. Io sono un po' uscita dalla mia comfort zone ma devo dire che ne sono parecchio fiera, è più grafico del solito e mi piace parecchio. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, lasciate un like di supporto se il video vi è piaciuto e ricordatevi di iscrivervi al canale se non lo siete. Ciao ciao!